Buongiorno amici di Terra Squisita, sono Davide Civitiello e ci troviamo a Rosso Pomodoro di Casoria. Oggi parleremo di un argomento bellissimo, il pomodoro. Vedremo le diverse varietà di pomodoro, di come si utilizza e la gestione sui vari tipi di pizza. Il primo pomodoro che usiamo è un oblungo di tipo San Marzano, un pomodoro da gusto deciso e soprattutto il più usato in tutte le case italiane. Il primo utilizzo che faremo è tutto a crudo, quindi prenderemo un pomodoro, lo andremo a tagliare in parti sottili, toglieremo la parte superiore e tagliamo in tanti pezzi molto sottili. Il pomodoro più utilizzato è sempre quello pelato, ma in questo caso stiamo parlando di una delle ricette più antiche per la pizza, quindi faremo un pomodoro 100% naturale, con tutte le sue caratteristiche, le sue proprietà, il suo gusto e sentiremo veramente il gusto del pomodoro. Naturalmente parliamo di una pizza che è possibile farla solo con pomodoro fresco, quindi non tutto l'anno, ma solo quando abbiamo veramente pomodori freschi, al top, al meglio. Il periodo giusto per questi pomodori è da luglio a settembre. Una volta che il pomodoro è stato tutto tagliato in maniera molto sottile, prendiamo un passaverdure a maglia larga possibilmente, in modo da non rompere tutte le proprietà, avere tutte le caratteristiche, il frutto, la polpa, i semi, e andiamo a passarlo naturalmente. Versiamo i pomodori nel nostro passaverdure a maglia larga, iniziamo a passarli lentamente fin quando tutto il frutto, la polpa e la buccia non siano perfettamente passate. Una volta passato tutto il pomodoro, togliamo la polpa restante. Vedete il colore e la densità di questo pomodoro, quindi è molto bello nel suo essere, non è rossissimo. Peccato che non potete sentire il profumo perché è stupendo. Una volta passato il nostro pomodoro, aggiungiamo 1 grammo di sale ogni 100 grammi di pomodoro, del basilico fresco e dell'olio extravergine di oliva. Andiamo a girare il nostro pomodoro. Ed ora è il momento di fare la prima pizza, la mia marinara. Mettiamo il nostro pomodoro, basilico, origano fresco, aglietto tritato al momento e olio extravergine di oliva. Dopo 90 secondi la nostra pizza è pronta per essere assaggiata. La tagliamo in 6 o in 8 parti. Stupenda, si sente il sapore deciso del pomodoro, le sue proprietà, il colore è rimasto intatto, bisogna solo provarlo. Ora passiamo alla prossima pizza. Seconda modalità di utilizzo della stessa varietà di pomodoro. Un oblungo di tipo San Marzano, ma questa volta già pelato. Dopo che abbiamo versato i nostri pomodori pelati, aggiungiamo 1 grammo di sale ogni 100 grammi di pomodori e andremo a macinarlo a mano. Usiamo le mani o un passaverdure a maglia larga per 2 semplici motivi. Il primo, che non andiamo a bruciare semi, polpa e tutto il frutto del pomodoro, perché in cottura tutta l'acqua evapora e sulla pizza ci rimane il vero pomodoro, i semi, la polpa e tutto ciò che ha di buono. Aggiungiamo sempre qualche fogliolina di basilico, spezzata così gli oli essenziali rilasciano il loro sapore, sempre un giro di extravergine di oliva. Giriamo il tutto, iniziamo a stendere la nostra pizza sempre nello stile napoletano. Il nostro pomodoro pelato, lo mettiamo sempre in modo a spirale dal centro verso l'esterno, coprendo bene tutti gli spazi bianchi. Normalmente per una pizza da un diametro da 28 ai 32 cm usiamo circa dagli 80 ai 100 grammi di pomodoro pelato. In questo caso facciamo una margherita, aggiungiamo del fior di latte tagliato prettamente a mano, basilico fresco e olio extravergine di oliva. Nella tradizione napoletana il basilico va messo prima per il semplice fatto che abbiamo una cottura molto veloce, quindi pensate 90 secondi. Il basilico ha giusto il tempo di evaporare leggermente l'acqua che è all'interno, ma rimane ancora bello integro. Come vedete è un basilico bello bagnato, vivo, non un basilico secco. Se cuociamo la pizza 5 minuti è consigliato metterlo dopo. Tagliamo la nostra pizza sempre in 6-8 fette. Questa è la classica napoletana, niente da aggiungere, è perfetta.
Seconda varietà di pomodoro e terzo metodo di utilizzo. Questa volta parliamo di un pomodoro datterino. Datterino perché ha forma di un dattero. La sua caratteristica è che sono molto piccoli ma molto dolci. Si possono mangiare gialli o rossi, in questo caso sono rossi, e vedremo proprio il metodo di utilizzo con cui andremo a fare la prossima pizza. Prendiamo i nostri datterini conservati nella loro acqua di governo, li apriamo, scoliamo la loro acqua e andremo a tagliarli. Tagliamoli proprio di lungo, in modo che rimangano belli anche a metà se sono molto piccoli. In questo caso stiamo usando dei pomodori in conserva, così possiamo averli rossi tutto l'anno, ma è possibile anche usarli freschi quando sono di stagione, quando sono nel loro miglior periodo. In questo caso li tagliamo a filetto, come si dice, quindi faremo una pizza a filetto di datterino con provola affumicata a paglia, pepe e basilico. Mettiamo una provola affumicata proprio per bilanciare la dolcezza tra il pomodoro e il latticino. Aggiungiamo sempre del sale, basilico e olio extravergine di oliva. Andiamo a condire. In questo caso li utilizzeremo così come sono. Andiamo a stendere la nostra pizza, sempre nel classico metodo napoletano. Partiamo proprio dai nostri pomodori datterini. Provola affumicata a paglia, ancora un po' di basilico che non guasta mai, olio extravergine di oliva e infine una grattugiata di pepe nero. Tagliamo sempre in 6-8 fette. Datterino rosso e provola affumicata, un matrimonio perfetto. Terza varietà di pomodori e quarto metodo di utilizzo. In questo caso lavoriamo con dei datterini gialli. Per chi non lo sa, il pomodoro in origine era giallo, per questo pomodoro, quindi è proprio la sua caratteristica, nasce giallo e poi diventa rosso. Un pomodoro molto zuccherino, forse il più dolce dai tanti pomodori. Noi in questo caso lo andremo ad aprire sempre naturalmente, come abbiamo fatto, lo tagliamo e lo scottiamo con aglio, olio e basilico. Prendiamo il nostro datterino giallo, lo apriamo, andiamo sempre a tagliarli a metà, come abbiamo fatto precedentemente con quelli rossi. I nostri pomodori sono tagliati ed ora andiamo a scottarli. Ci siamo trasferiti in cucina per scottare i nostri pomodori. Metteremo una pentola sulla nostra pasta a induzione, olio extravergine di oliva, aglio, mettiamo il basilico e abbassiamo i nostri pomodori. Stendiamo sempre la nostra pizza nel metodo napoletano. Questa volta partiamo dal fior di latte, sempre prettamente tagliato a mano e al coltello, e aggiungiamo il datterino giallo scottato sopra, in modo da non metterne una quantità molto elevata in quanto è dolce. Questo è il datterino che abbiamo scottato in precedenza. Basilico fresco e pepe nero. Olio extravergine d'oliva. Infine aggiungiamo delle olive nere di Gaeta, dei capperi, per aggiungere un po' di sapore alla pizza. Tagliamo la nostra pizza ai datterini gialli con olive, capperi, basilico e fior di latte. Sapidità e dolcezza, tutto concentrato in un solo morso. Siamo alla quarta varietà di pomodoro e al quinto metodo di utilizzo. Questa volta utilizzeremo un pomodoro cuore di bue. Il cuore di bue è il pomodoro da insalata per eccellenza. La sua caratteristica è nella forma, ma soprattutto nella freschezza e nel sapore. Ottimo da mangiare a crudo. Tagliamo il nostro pomodoro cuore di bue, togliendo la parte superiore che è quella dura e facendo tante fette sottili come se fosse un carpaccio.
Anche questo cuore di bue, come tutti gli altri pomodori che abbiamo utilizzato, è di provenienza campana. Andiamo a condirli sempre con sale ed olio extravergine di oliva. Con le mani li giriamo un pochettino così prendono sapidità e sono pronti per essere utilizzati sulla pizza. Dopo aver tagliato il nostro cuore di bue andremo a tagliare la mozzarella di bufala campana doppia. Anche qui in fette sottilissime da poter alternare al nostro pomodoro. La mozzarella è pronta, andiamo a stendere la pizza. Stendiamo sempre la nostra pizza dal centro verso l'esterno in modo da avere sempre un cornicione, un bordo uniforme. Olio extravergine di oliva, spalmiamolo in tutta la pizza, origano fresco e in cottura. La buchiamo leggermente perché essendo una focaccia non è condita tende a bruciarsi nel centro. Ok, eccola qua. La nostra focaccia è pronta per essere condita. Pomodoro cuore di bue condito, mozzarella di bufala tagliata, basilico fresco e olio al basilico. Siete pronti? Alterniamo le fette di pomodoro, mozzarella, basilico. Aggiungiamo il nostro olio al basilico per dare colore, sapore e anche lucentezza alla nostra pizza. E infine aggiungeremo un altro po' di origano fresco. Ora è pronta per essere assaggiata. Tagliamo la nostra pizza al pomodoro cuore di bue e mozzarella di bufala. Una pizza fresca dal sapore deciso, soprattutto consigliata d'estate. Abbiamo visto 5 pizze con tante varietà di pomodori e tante altre modalità di utilizzo. Se avete domande, basta lasciare un commento qui sotto. Fateci sapere come verranno le vostre pizze e mi raccomando, buona pizza al pomodoro a tutti. Un saluto da Davide Civitieri.